Come impostare correttamente i margini per KDP utilizzando Canva per la creazione degli interni dei libri, in modo da non avere problemi nel momento in cui andate a pubblicare i vostri progetti. Io qui ho già fatto uno screenshot di una delle pagine più importanti di Amazon, che è quella appunto della dimensione delle pagine con smarginatura o senza smarginatura, quindi fondamentale. Definiamo cosa sono margini e cos'è smarginatura. Poi potete farvi lo screenshot eventualmente delle pagine che vi interessano. Allora, i margini sono quindi le aree bianche che circondano il contenuto della pagina e questo servono a garantire che testo e immagini non vengano tagliati durante la rifilatura della pagina, durante la stampa. Quindi avremo un bordo intorno di un tot di pollici, lavoreremo in pollici, mentre la smarginatura è l'estensione di tutto il contenuto oltre i margini. Questo viene utilizzato in particolar modo per le immagini se desiderate che si estendano fino al bordo, oltre il bordo della pagina, senza che vengano lasciati dei bordi bianchi. Un altro elemento molto importante, i margini interni. Questi devono essere impostati in base al numero di pagine e in base se si sceglie di lavorare con smarginatura o senza smarginatura. Varia in base al numero di pagine perché varia lo spessore. Poniamo un libro da 24 a 150 pagine, abbiamo i margini interni che devono essere almeno di 0,375 pollici, mentre quello esterno almeno di 0,25 pollici senza smarginatura, di almeno 0,375 pollici con smarginatura. Ciò cosa vuol dire? Passiamo alla pagina successiva. Qui abbiamo un esempio di una pagina senza smarginatura, quindi significa che abbiamo un margine tutto intorno al nostro contenuto. Se prendiamo l'esempio di un libro di grandi dimensioni, 100 pagine. Se torniamo un attimo alla prima pagina e riprendiamo le dimensioni della gabbia, la gabbia si intende per i libri cartacei l'altezza e la larghezza. In questo caso abbiamo il nostro libro che è un 8x5x11. Se ho una pagina senza smarginatura, la mia gabbia rimarrà 8,5 pollici per 11 pollici. Se lavoro con una pagina con smarginatura, la mia gabbia cambierà, cioè devo estendere la pagina. Cominciamo a lavorare con la pagina quindi senza smarginatura. Ci spostiamo quindi in Canva e andiamo in Crea un progetto. Andiamo in dimensioni personalizzate. Quindi vado a cambiare, qui mi darà di default i pixel, io lavoro in pollici, metto 8,50 per 11 perché le dimensioni della gabbia non vengono modificate. Vado in Crea un progetto, vado in File, in Impostazioni e vado in Mostra righelli e guide. Con i righelli lavorerò per stabilire i miei margini, quello interno e quello esterno. Abbiamo detto che quello interno deve essere almeno di 0,375 pollici, per cui mi muovo con i righelli. Come vi avevo già detto altre volte, non è semplice stabilire il margine perfetto all'interno di Canva. Può andare bene anche questo 0,40, altrimenti, come vi ho fatto vedere altre volte, negli elementi potete scegliere un quadrato e muovervi fino ad ottenere la dimensione desiderata, che può essere appunto 0,4.04, e poi vi spostate così e mettete il righello di conseguenza. Poi la stessa cosa potete fare per i margini esterni. Il margine esterno, che deve essere 0,25, può essere uno 0,30. Lo sposto qui e posiziono il mio margine. La stessa cosa poi faccio per il margine superiore e inferiore, perché andiamo a dare un'occhiata nella pagina dedicata di Amazon. Ci dice che i margini superiore, inferiore e esterno devono essere almeno di 0,25 pollici per i libri senza smarginatura, mentre 0,375 per quelli con smarginatura, per cui in questo quadratino lo vado a duplicare e spostare, quindi sopra e sotto. Sposto di conseguenza i miei righelli,
Quindi questo è il margine di sicurezza entro il quale dobbiamo lavorare, quindi qui dovremo inserire i nostri elementi. Poniamo per esempio di un semplice journal, inseriamo le righe, andiamo a duplicare, possiamo andare a mettere il testo. Possiamo poi inserire anche degli elementi, non so, fiori, e rimaniamo sempre all'interno di questi margini. Anche se fosse solo un'unica pagina con elementi che escono dai margini e arrivano fino ai bordi, dobbiamo scegliere con smarginatura, anche se la maggior parte delle vostre pagine sono effettivamente senza smarginatura. L'importanza di imputare anche la corretta misura della pagina sta anche nel fatto che una volta che avete caricato le pagine su KDP può essere che non siano perfettamente centrate. In questo caso vi è un errore di settaggio corretto della misura delle pagine. È per questo che è importante seguire bene le linee guida che vi fornisce KDP. Andiamo a vedere cosa succede se vogliamo realizzare i nostri interni con smarginatura. Con smarginatura significa che la mia immagine, abbiamo preso appunto questa di esempio, va oltre i bordi, quindi è utilizzato in particolar modo per immagini, sfondi, illustrazioni, anche perché non possiamo avere delle scritte perché verrebbero tagliate. È necessario quindi includere la smarginatura nel file dei contenuti interni. Se è prevista, come vi dicevo prima, anche solo una pagina con smarginatura, è necessario configurare tutto il file che andiamo a caricare con smarginatura. Cosa comporta impostare immagini corretti per la smarginatura? Evita che si presenti un bordo bianco all'estremità della pagina una volta che questa viene rifilata. Quindi per questo motivo è necessario andare ad aumentare le dimensioni della pagina. Pertanto se io lavoro senza smarginatura, le dimensioni che ho scelto per Canva sono rimaste 8.5 pollici per 11 pollici. In questo caso dovrò invece aumentare tutte le estremità, quindi aumentare le dimensioni della pagina, prendendo sempre come esempio la stessa misura di pagina per 100 pagine. Dobbiamo aumentare almeno di 3,75 il margine interno e il margine esterno e i margini superiori e inferiori di almeno 0,25, potrebbe essere anche di un pollice. Quindi torniamo alla prima pagina e andiamo a vedere qual è la dimensione che io devo inserire in Canva. Dimensione con smarginatura sarebbe 8.625 pollici per 11.25 pollici. Questa è la dimensione della gabbia, quindi la dimensione della pagina. Spero in questo modo di essere abbastanza chiara. Rientriamo in Canva, andiamo in Crea un progetto, in dimensioni personalizzate, pollici 8.625, la larghezza, l'altezza 11.25. Andiamo a rivedere le istruzioni per i margini interni. Teniamo in considerazione sempre da 24 a 150 pagine, lavorando pertanto con smarginatura sopra e sotto almeno 0.25, però può essere anche un pollice. Quindi torniamo indietro e con lo stesso sistema dei righelli andiamo a calcolare 0,375. Poi qui, essendo sempre il solito discorso un po' complesso, qua può essere 0,380, altrimenti andiamo sempre a prendere il nostro quadrato e lavoriamo come prima, diminuendolo in modo da ottenere il margine richiesto. Quindi diventerà 0,4, che lo posiziono qui, quindi andiamo a duplicarlo poi anche da questa parte, la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Qua l'ho ridotto a 0,40, ma può andare benissimo anche così. Quindi andiamo a posizionarlo qui sopra. Questa è la nostra area di sicurezza, in modo che le nostre pagine durante la stampa non perdano elementi importanti. Poi volevo farvi notare un'altra cosa, diciamo che è 8 pollici per 11. Creiamo un nuovo progetto, aggiungo qui una pagina, quindi dobbiamo ragionare come pagina sinistra e pagina destra. Vedendo le appaiate, il margine interno della pagina sinistra sarà questo sulla destra. Il margine interno della
pagina destra sarà il lato di sinistra. Per cui quando vado a imputare i margini perché adesso noi abbiamo ragionato concentrandoci sull'interno di ogni singola pagina, quando vado a lavorare su più pagine, la gabbia l'ho già impostata, torniamo sull'impostazione dei margini, poniamo sempre un libro da 24 a 150 pagine, il margine interno è 0,375, i margini esterni 0,25, nel caso di libri senza smarginatura. Torniamo indietro, la parte interna, cioè questo, sarà 0,375, il lato per la pagina sinistra al lato destro e per la pagina destra al lato sinistro. Andiamo a impostare i righelli e le guide. Dagli elementi prendo sempre la mia forma e abbiamo come margine 0,396, il mio deve essere almeno 0,375, quindi diciamo che ci siamo. Allora questo dobbiamo spostarlo di qui perché questo è il margine interno, poi duplico e porto sulla pagina sotto perché questo sarà il margine interno della pagina destra, quindi non dovete fare altro come al solito che posizionare i righelli. Il resto sarà 0,25, margini esterni 0,25, sopra ve lo specifica ulteriormente, i margini superiore, inferiore ed esterno devono essere di almeno 0,25 pollici. Quindi torniamo a riprendere sempre il nostro quadrato a 0,349, posto il mio righello 0,256, siamo stati anche perfetti. Vado poi a duplicare e sposto poi nei vari punti per fare gli altri margini. Nella pagina sotto poi la stessa cosa, quindi qui è il margine interno. Per i margini esterni andiamo a prendere da qui i nostri quadratini e andiamo a posizionarli. Allora, cominciamo a lavorare con la pagina sopra, se volete vedere meglio poi ingrandite un po' per vedere se siete precisi. Adesso cambiamo, mettiamo grigio, dai. Così. Duplicate questo e quindi andate a girarlo. Ora andiamo a replicare nella pagina sotto, dobbiamo solo spostare questi righelli, andiamo di nuovo sul grigio. Ok, possiamo andare a vedere nella visualizzazione a griglia, quindi abbiamo le due pagine appaiate con il margine interno che combacia. Io ho già realizzato degli schemi con i margini prefissati, sia con smarginatura che senza smarginatura. L'ho fatto per le misure un po' più utilizzate. Questo vi evita una buona parte di lavoro, soprattutto per chi inizia e magari può avere poco chiaro il discorso, e comunque vi velocizza di parecchio il lavoro. Mi pare di essere stata abbastanza chiara. Il link degli schemi lo trovate sotto questo video tutorial. In tutti i video tutorial andate sempre a vedere nella descrizione perché vi inserisco sempre link che rimandano a strumenti che possono esservi di aiuto o a video tutorial precedenti che possono comunque ritornarvi utili. Quello che andiamo a vedere adesso è a realizzare due pagine appaiate con un'immagine. Per farmi intendere vi faccio vedere adesso l'esempio di immagine e andremo a caricarla in un progetto per un libro illustrato e vedremo come ragionare quando dobbiamo andare a inserire un'immagine coprendo due pagine. Se io vado in margini, file, vado in impostazioni e vado in mostra righelli e guide, porto esattamente alla metà. Qui avrò pagina 1 e pagina 2, libro aperto, e quindi devo vedere che l'orizzonte, la linea di orizzonte qui del mare non sia magari un'alta, una bassa, ma ci sia continuità, qui che la spiaggia prosegua correttamente. Pertanto adesso andiamo a vedere come ragionare quando ci troviamo a dover realizzare questa tipologia di progetto. Passiamo adesso alla pagina delle dimensioni e vi faccio vedere come impostare inizialmente l'immagine. Per rendere un po' più complesso anche il tutorial, il gabbiano lo sposterò verso la metà,
dell'immagine. Poi capirete perché in seguito allo sviluppo di tutto il tutorial. Lavoreremo prima sull'immagine, seguitemi fino alla fine perché sono tutte informazioni importanti in modo che non abbiate poi problemi nel momento in cui andate a caricare file che avete realizzato con Canva. Spostiamoci quindi nella pagina di KDP dedicata alle dimensioni della gabbia. Scelgo una dimensione per il mio libro, diciamo che vado a scegliere sempre una gabbia di grandi dimensioni e voglio lavorare con smarginatura. Quindi la mia immagine arriverà sino ai bordi. Ripeto, sia che lavoro senza smarginatura che lavoro con smarginatura, i margini devo comunque impostarli. Allora, dicevo, gabbia di grandi dimensioni, facciamo 8,25 x 11 pollici, però ho detto con smarginatura, pertanto la mia pagina diventa 8,375 pollici per 11,25 pollici. Quindi la gabbia del mio libro ha questa dimensione. Ora, in prima battuta andrò a realizzare la mia immagine. L'unica cosa che farò è spostare appunto il gabbiano e per fare questo dovrò inizialmente andare a realizzare una pagina doppia. Quindi la mia gabbia diventerà 8,375 pollici per 2. Vado a raddoppiare la larghezza, ovviamente poi l'altezza comunque rimane invariata. Quindi considererò le dimensioni di questa immagine già sviluppate su una pagina doppia, in modo che si estenda sulla pagina sinistra e sulla pagina destra. Ve lo faccio vedere nella pratica in modo che riuscite a capire meglio. In Canva e creo un progetto con le dimensioni personalizzate, come abbiamo già visto prima, dove la larghezza sarà costituita da questa dimensione 8,375 moltiplicato per 2 e sarebbe 16,75. L'altezza rimane ovviamente 11,25 pollici. Quindi qui viene inserita la mia immagine, okay? Ed ha questa dimensione. Questa immagine è stata settata in base alle dimensioni del progetto. Ora andiamo a creare la gabbia del nostro progetto e poi andremo a inserire questa immagine 8,375 per 11,25. Duplico la pagina, attenzione ai fronte e retro, altrimenti vi trovate dei problemi nel libro. Se la prima pagina la fate bianca, la seconda pagina la potete fare bianca e poi partire col libro, oppure potete fare la prima pagina con un'introduzione, la seconda pagina bianca, le pagine le aggiungete da qui. Oppure potete farlo anche da qui, andate in visualizza griglia, vi visualizza tutte le pagine e poi sulla base di quelle che volete andare ad aggiungere, per esempio ne vogliamo aggiungere 3, le evidenziate così, andate a destra in alto dove ci sono i 3 puntini e cliccate su duplica le 3 pagine. Poi per tornare indietro dovete semplicemente ricliccare sulla chiusura di visualizzazione griglia, in basso a destra. Ora passiamo a impostare i nostri margini, quindi con o senza smarginatura il margine dobbiamo impostarlo. Torniamo indietro nelle nostre impostazioni, scendiamo fino ai margini, dobbiamo tenere in considerazione, come abbiamo già detto e abbiamo già visto, le pagine. Io faccio sempre da 24 a 150, in questo caso con smarginatura devo avere nel margine interno 0,375 pollici e come esterno almeno 0,375 pollici. Posso ripeterlo poi per il margine superiore e inferiore. Torniamo in Canva, utilizziamo sempre il discorso elementi. Io adesso vado veloce, non ve lo faccio rivedere, l'abbiamo già visto prima, quindi molto semplice. Qui poi rimangono anche tutti uguali i margini. Ritorniamo a ripetere, ciò significa che tutto ciò che oltrepassa questa linea viene tagliato. Quello che possiamo fare inoltre è stabilire un ulteriore margine di sicurezza di 0,25 pollici per essere ancora più sicuri che non venga tagliato nulla, così già siamo a quanto stabilito da KDP, per cui non dovremmo avere problemi. Aggiungiamo quindi 0,25 partendo da questo margine qui, sempre negli elementi.
posiziono su tutti i lati e posiziono poi tutte le linee di nuovo. Lavorerò all'interno di questo margine, non è obbligatorio, è una sicurezza in più. Quindi a questo punto vado a prendere nei caricamenti l'immagine di prima con la spiaggia. Lo posiziono qui in alto perché comunque abbiamo settato le misure correttamente. Estendo fino ai bordi della pagina. Dunque, diciamo che qui non mi importa perché andrà a tagliare questa parte qui che non ritengo fondamentale. Qui avrei un problema con il gabbiano perché va a tagliarmelo. Questa è la parte che viene rifilata. Adesso vediamo anche cosa fare. Vado a duplicare questa immagine e la sposto sotto. Sposto fino al bordo questa parte e sposto l'immagine che rimane sulla destra, adesso riusciamo a visualizzarla, fino ai bordi. Allora, se io vado nella griglia di visualizzazione, vedete come tutto combacia, quindi non avrei problemi se avessi questo gabbiano che escono dalla griglia. Come vedete questa parte qui poi viene rifilata. Qui torno al progetto precedente, clicco sull'immagine, modifica immagine, acquisisco immagine, vado a cliccare sul gabbiano, lo evidenzia in viola, sulla sinistra clicco su acquisisci immagine e questa immagine diventerà mobile. Vado quindi a spostare questo gabbiano e posso farlo così. Posso ridurlo, spostiamo sempre al centro il righello in modo che mi rendo conto della distanza a cui devo stare. Vado a scaricare nuovamente e vado a ricaricare. Quindi ho inserito altre 2 pagine, mi posiziono sempre in alto e tiro. Duplico l'immagine, mi sposto, il foglio diventa bianco, però io sulla destra ho comunque l'altra parte di immagine e mi sposto mantenendomi sempre sui bordi. Vado a vedere nella visualizzazione di griglia e da qui vediamo che tutte le righe combaciano. Quindi quando andate a elaborare il progetto dovete studiare bene le immagini in base anche ai margini di rilegatura. Quindi possiamo ridimensionarla, eventualmente diminuirla se non vogliamo che venga tagliato nulla, però dobbiamo sempre farlo da questo progetto, da questa dimensione, in modo che poi quando andiamo a caricare sul progetto definitivo non abbiamo problemi. Spero di essere stata abbastanza chiara, di aver magari con questo video risposto ad alcuni dei vostri dubbi. Vi ringrazio di avermi seguita fin qui, vi ricordo di condividere il video con persone a cui questi contenuti possono interessare, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi ulteriori video tutorial e di mettere un like se avete tratto qualche beneficio da questo argomento. Ciao, alla prossima!